vedi a noi che siamo tue creature e cibo del grangiule che manto tuo regale ci segni che servire e regnare. Dopo la digressione sulla tragica fine di Giuda, l'Evangelista Matteo riporta l'attenzione sui personaggi principali. Gesù compare davanti al governatore Pilato, il quale lo interroga sulla accusa principale, che ha un sapore politico. È il re dei Giudei? E Gesù gli risponde con una formula che abbiamo già incontrato più volte. Tu lo dici, ha un valore affermativo e tuttavia lascia intendere che dipende dal modo con cui si intende quella frase. Gesù non ha nessuna pretesa di essere un re in senso politico, non vuole fare concorrenza all'imperatore di Roma e tuttavia riconosce il titolo di re, egli è veramente il re. Fin dall'infanzia l'Evangelista Matteo ha sottolineato questa caratteristica di Gesù. I magi erano venuti dall'Oriente perché avevano visto nelle stelle l'annuncio che era nato il re dei Giudei. Stranieri disposti a riconoscere Gesù come re. Anche adesso Pilato non trova nulla di male nella affermazione di Gesù. Sono invece proprio le autorità giudaiche che contestano con tutte le forze questa identificazione. I capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusano con forza, ma Gesù non risponde nulla. Pilato si meraviglia, l'Evangelista insiste su questo silenzio di Gesù. Non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma Gesù non gli rispose neanche una parola. Di fronte a quell'accanimento violento e cattivo non c'è ragionamento, non c'è parola da poter rivolgere. Il silenzio di Gesù è un atteggiamento di fiducia nel Padre, di abbandono fiducioso. È consapevole che la forza del male sta per schiacciarlo, ma non vi si oppone facendo del male e si rende conto che nessuna parola buona potrebbe combattere quell'astio, quella violenza. Pilato si rende conto che glielo hanno consegnato per invidia. È una parola dolorosa che caratterizza molte nostre relazioni, l'invidia. L'Evangelista mette in evidenza l'intuito di Pilato. Si rende conto che dietro all'accusa a Gesù non c'è veramente una motivazione politica, un reato che meriti una condanna. C'è l'invidia. Sono i capi giudaici che invidiano Gesù perché ha un seguito popolare, perché è acclamato dalle folle, perché si parla bene di lui, perché ha successo con il popolo. I capi sono invidiosi di questa fama buona di Gesù, vogliono distruggerlo. Lo considerano un concorrente, un rivale, un avversario. Non prendono nemmeno in considerazione che possa essere il Messia. È semplicemente uno che non è del loro gruppo ed è un potenziale rivale. Sono invidiosi del suo successo e tentano di distruggerlo. Avviene tante volte così. La storia dell'umanità ci ha presentato un'infinità di casi in cui per invidia
qualcuno distrugge un'altra persona. Pilato pone una domanda per ben 2 volte. Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Pone cioè una scelta. Chi volete? C'era l'abitudine che alla vigilia di Pasqua il governatore concedesse l'amnistia ad un prigioniero e quindi Pilato cerca di giocare questa carta processuale. Propone di liberare questo Gesù chiamato Cristo. Gli mette a fianco un altro carcerato famoso di nome Barabba. Probabilmente era uno zelota, un brigatista violento. Barabba sembra un soprannome, Bar Abba, figlio di papà. È un figlio del padre, in alternativa a Gesù, che è il vero figlio di Dio Padre. Barabba è l'uomo violento, è il famoso brigatista che combatte contro Roma. Gesù invece è l'uomo mansueto, è il mite, è colui che si è consegnato come agnello, è l'autentico figlio che si abbandona nelle mani del Padre. Chi volete per voi come modello? Il violento Barabba o il mite Gesù? È una domanda che è posta anche a noi. Chi scegliamo come ideale di vita? Lo stile di Gesù o quello dei violenti, dei prepotenti, dei ricchi, dei famosi, di quelli che emergono schiacciando gli altri? Chi volete per voi? Al centro della scena compare un personaggio che è una nota originale di Matteo. Mentre Pilato sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua. È una figura enigmatica, la moglie di Pilato, che la tradizione ha identificato con Claudia Procula, una nobildonna romana, parente addirittura dell'imperatore Augusto, probabilmente simpatizzante di Gesù. La tradizione l'ha presentata come credente cristiana e in qualche caso addirittura considerata santa. È comunque una straniera che in sogno ha avuto una rivelazione su Gesù, che viene chiamato giusto, onesto. La moglie di Pilato, come i magi stranieri, in sogno ha avuto una indicazione divina a favore di Gesù, come i magi che sono venuti ad adorare il re dei Giudei. La moglie di Pilato, una straniera romana, ha oggi una comunicazione sul fatto che Gesù sia una persona onesta, che abbia ragione, ha sofferto molto per causa sua, ha sofferto pensando che suo marito potrebbe condannarlo a morte, intercede a favore di Gesù. Una donna straniera è a favore di Gesù, mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani ebrei persuasero la folla a chiedere Barabba. E quando Pilato pone l'alternativa, chi volete? Risposero Barabba. Pilato sembra cedere al suo compito di comandante, chiede alla folla: che cosa devo fare allora di Gesù chiamato Cristo? Gli rispondono: sia crocifisso. Pilato si rende conto che è giusto, che è onesto, che male ha fatto. Quelli gridano ancora più forte: sia crocifisso. Non resta che tacere e stare dalla parte di Gesù, chiamato Cristo,
nonostante tutto. Ha ragione lui, è lui il modello. Noi vogliamo per noi seguire Gesù, chiamato Cristo. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba!» Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato il Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso!» Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!»